Ciao! Ciao ragazze! Oggi ospiti speciali nella mia cucina direttamente da New York. C'è Clio e Claudio che è dietro le quinte, però c'è anche lui. Volevamo fare qualche ricetta insieme. Esatto. Poi ho chiesto a Clio qual è il tuo dolce preferito. E uno dei miei dolci preferiti che lei non avevo ancora fatto è la New York Cheesecake. Poi venendo da New York io sono abbastanza esperta, quindi mi piacciono. Allora, cosa facciamo adesso? Andiamo, cioè cosa abbiamo fatto questa mattina? Fatto, ma hai trovato impreparata perché per fare la New York Cheesecake ci vuole un sacco di formaggio. Io in realtà non ce l'avevo. Si chiama cheesecake, non poteva essere senza formaggio. Io all'inizio ero tipo, ma così tanto? E beh, si chiama così, sai com'è. E quindi siamo uscite, abbiamo preso la macchina e siamo andate a fare. Questo comunque è quello che è successo dopo, quindi potete già immaginare com'era. E com'è andata a finire. Com'è andata a finire. Siamo andate a fare la spesa e poi l'abbiamo fatta proprio con la salsina, è veramente buona. Cioè veramente ragazze è tipo una bomba calorica, ma una di quelle bombe caloriche che ogni tanto noi donne ce la meritiamo, ce la meritiamo. Se siete curiosi di sapere come si fa, se siete curiosi di provarla soprattutto, potete solo immaginare quanto buona sia, guardate la ricetta. Così capite perché ha bisogno della macchina. Allora faremo una cheesecake New Yorker e per farlo usiamo la Philadelphia, si può dire? Sì, si può dire. Il formaggio morbido spalmabile, quello che nessuno conosce. Biscotti secchi per la base, poi invece della panna acida, che in America mi raccontavi che c'è la panna acida ma in Italia è difficilissima da trovare, quindi useremo lo yogurt greco, visto che buonissimo. Qualcuno lo sostituisce con lo yogurt greco, proviamo. Niente, quindi oggi faremo tutto a base cucina, la prossima volta faremo una cosa a base trucco. Direi proprio di sì. La prossima volta mi porto che questa volta mi sono portata pennelli e arnesi e faremo un tutorial magari. I nostri ingredienti sono abbastanza basic, infatti è una ricetta che tutte poi potete fare a casa, sì. Non servono grandi cose. Andiamo a fare la spesa in Italia. Andiamo. Col classico perché vedo che tutti quanti usano questi qua. Perfetto, andiamo col classico biscotto. C'è uno sto carrellino che è simpatico. È carino. È sopra. Ok, quello classico prendiamo? Sì, dai. Non andiamo sul magro. Sai che ce ne vuole tanto, questi 250 grammi, io ne prenderei 3. Ok. Poi dopo il burro. Ah, quindi ci va anche il burro? Sì, per i biscotti, no? Perché dobbiamo fare la base. Ok. Quindi dobbiamo sciogliere, dobbiamo fare i biscotti, fare la base, mettiamo il burro fuso e così si uniscono, bene. È una ricetta light, diciamolo. Vabbè, dai, una volta. E lo yogurt dobbiamo mettere il greco. Io vedo soltanto quello normale. Normale, eccolo qua, grande. Total autentico Greek. Naturale. Dai. Bello. Compro anche una camomilla che non c'entra niente. Limone vero, non quello finto. Ok. Prendiamo proprio una regina. Ok. Poi ci va la vaniglia. La vaniglia, la stecca di vaniglia proprio. Vediamo quanto costa la stecca di vaniglia. Ok. Giusto. Sì, costa un po' meno. Prendiamo il pane degli angeli qua. Sì, vai. Ce ne stanno 2. Buonissimo. Poi le uova ce l'ho a casa. Sì. Andiamo a prendere la camomilla per noi? Sì. Ah, yeah! Allora, quale prendiamo? Ci possiamo prendere dalle marche. Siamo andati direttamente sulle marche più classiche. Ci serve qualcos'altro per la nostra ricetta? Rifacciamo un attimo le foto. Per la base abbiamo il burro e il digestive, sì. Poi 3 confezioni di Philadelphia, lo yogurt, il limone che ci va il succo grattugiato, sì. La vaniglia, sì. E le uova ce l'abbiamo, lo zucchero c'è. Sopra se ci devi fare qualche salsa c'hai frutti di bosco, prendiamo frutti di bosco. Ok. Mi piace quei frutti di bosco? Li prendiamo congelati e poi dopo ci facciamo la salsina calda cotta con buono. Il limone. Buono. Diventa quasi un crème caramel, una panna cotta, sì, quasi, con sopra. Spesso pensiamo che la cheesecake vada sempre senza niente, ma in America molto spesso la fanno con sopra fragole, cioccolato, io banane. Ho visto un sacco di ricette, alcuni fanno proprio tipo una glassa con la panna acida e il zucchero e ti fanno cuocere sta cosa che rimane bianca, oppure la condiscono proprio in abbondanza con la marmellata. Che secondo me è buono, sta bene, perché è la classica cosa del formaggio con la marmellata, che a me piace un botto. Adesso Benedetta paga. Sì. Abbiamo avuto una piccola convention all'interno del supermercato.
Abbiamo dato lezioni di trucco di cucina così, zac zac zac. Tante ricette nascono pure al supermercato quando qualcuno te incontra. Immagino! Sì, mi raccontavano che qua ci sono delle pesche fantastiche, anzi le buttano perché ne hanno talmente tante. E allora ho già detto che quest'estate verrò giù a fare il carico di pesche, perché sapete che a New York fanno schifo. No, qua per la frutta e la verdura stiamo benissimo da quel punto di vista. Buono. Comunque io non faccio mai vlog di questo genere, però mi sto rendendo conto di un grande problema, che se non avete il braccio allenato dopo un po' stare col braccio sollevato fa un male atroce. Ragazzi, c'ho il braccio che si sta staccando, fra un po' tipo la ripresa sarà da qua sotto, perché veramente fa male. Quindi complimenti a tutte le vlogger che tengono il braccino alzato tutto il giorno, perché non ce la farei. Ok, siamo appena tornati dalla spesa, mi sembra che abbiamo preso tutto. Vogliamo formaggio. Ok, un botto di formaggio. Si chiama cheesecake. Esatto. Poi lo yogurt greco che mettiamo Sì. al posto della panna acida, Sì. il limone, Succo di limone. poi i biscotti per fare la base, il burro per la base e lo zucchero e la vaniglia. Mi sembra che abbiamo tutto, abbiamo la teglia, abbiamo un forno, abbiamo il forno, abbiamo la cuoca. Ci mettiamo al lavoro, dai, cominciamo. Perfetto. Allora, partiamo con la base. Non sì, anch'io. Ah, ok. Io allora so che abbiamo prendo, però io è tipo il momento per sfogarti un po'. Sì, di solito parlo di cattiveria proprio. Allora parlo tu, io intanto parlo. Quindi parlo. Sì, sono proprio così, Ah! così. Non voglio che vada da Claudio. Io faccio questo dando lo show. Hai tanti mattarelli di diverse misure? Sì, ce ne sono diversi. Poi così piccolini mi piacciono proprio, sono comodi. Sono perché... comodi. Poi sono quelli grandi tipo carino. Vuoi fare con questo? Sì. Cucina è un lavoro proprio da duri, perché servono comunque anche qui i muscoli, Ma scherzi, Poi vedo mia nonna quando fa la polenta. Brava, quando mescola lì le ore. Tu hai fatto, le mettiamo tanto nella ciotola. A me sembra abbastanza. Sì, no, secondo me va benissimo. Vai, metti dentro, io finisco un attimo di sciogliere questo. Però da tenerli anche per fare le patate fritte al forno. Ma col sacchetto? Cioè, praticamente metto dentro l'olio con un po' di peperoncino. Ah, li condisci tutto quanto insieme? Prima le metto in freezer, prima di metterle nell'olio, poi dopo metto in forno e sembrano patate fritte, però non sono fritte. Non sono male. Ah, cavolo, se abbiamo un pezzo di biscotto gigante, quando ci sono questi qua giganti bisogna mangiarli. Perché tanto erano 202 grammi, quindi in realtà va bene così, siamo tornati alla norma. Vai, mettiamo il burro. Mescola, io intanto preparo la teglia. Ho preso questa, che dici, può andare bene? Sì. Dovrebbe essere abbastanza alta, mi sembra. Però no, ogni volta che faccio qualcosa non riesco mai a tirarla poi fuori. Tu la fai mai sta tecnica per fare la cosa rotonda? No. Allora, pieghi la carta forno, gli fai Sì. tipo un triangolo, poi prendi un po' la misura, vai, abbondi un po' perché ti deve Sì. avanzare. La tagli. La tagli e praticamente c'è già il Figata. Intanto qua abbiamo pronto il nostro. Allora, ci siamo. Ok. Perfetto, chiudiamo la nostra. Vai. E buttiamo dentro. Si possono usare le dita? Come no, si devono usare le dita. Non avevo capito. Abbiamo lavato le mani e per l'occorrenza mi sono pure tolte lo smalto. Devi premere in modo che si uniscano bene o? Più sono compatti meglio è secondo me. Quindi andiamo di forza anche qui. Adesso lo mettiamo a riposare in frigorifero così come il burro si rapprende si lega con i biscotti. Sì. Ma secondo me basta. Abbiamo fatta così. Vai, mettiamo in frigo. Mettiamo in frigo. Secondo step, sì, facciamo proprio la crema. Il Philadelphia, 2, 5. Io metterei 600 grammi in Philadelphia. Poi quella Quindi 100 grammi, 2 più 100 grammi. e mezzo. Quello io vado io. Vai. Ok. Così. 2 e una metà di quest'altro mettiamo. È molto versatile la Philadelphia. Dai, ci si fa un sacco di roba. Dal dolce al salato. Sì, sì. Allora, questo, poi ci mettiamo lo zucchero, sì. 120 grammi. Inizia a mescolare, io intanto grattugio il limone. Ok. Mentre te lo grattugio sopra. Ok. Ah, quindi non il succo, proprio Ma tutte e due. Allora io, okay. Secondo me è più buona mettendo anche un po' di buccia. Mi raccomando, non arrivate al bianco. Sì, anche quello. Che sennò è amaro. È una delle uniche robe che so, tipo mai arrivare al bianco del limone.
Adesso ci mettiamo questo qua un pochettino, il succo un po' ammorbidisce. Poi ci mettiamo lo yogurt greco. Ah, le uova. Ce l'avevamo dimenticate perché non l'avevamo prese con la spesa che ce l'avevo a casa. È vero. Ok. Questo sono 150 grammi, io li metto. Mettiamo tutto il vasetto di yogurt. Sì. Dammi il cucchiaio così. È un po' messo male. Non fa niente, tanto va tutto nell'impasto. Ok. Mi piace tantissimo lo yogurt greco. È buono. Io ci Con- metto un po' di miele. Col miele e noci. Sì, fantastico. Quant'è che dobbiamo metterlo al forno? A 180 gradi lo mettiamo. Io uso sempre il forno altissimo che penso subito che No. ok, più alta, invece no. Assolutamente. Sul forno devi fare attenzione perché poi dopo il risultato Cambia. dipende tanto da quello. Sì, Adesso prendiamo lo frullino, ci mettiamo Sì. dentro le uova. Tutto bianco rosso. Tutto. Io intanto provo a pulire la vaniglia. Madonna, ho fatto uno schizzo in giro. Non fa niente. Io ce ne metterei mezza, non so se... Adesso il problema che ogni donna ha in cucina una volta, un pezzettino finisce dentro e non è la cosa più difficile del mondo riuscire a tirarlo fuori. Fa l'effetto crunch l'ho però fatta. quando al primo colpo, bravissima Clio. Da una prima girata a mano. Sì, vai a mano poi dopo. Le uova fresche italiane, in America spesso ci capita di prenderle, ma raramente perché sono tipo gialle, giallo sbiadito. E invece in Italia sono belle arancioni quando Perché sono gli danno il buone. gran Sì. turco. Questi sono quelli il pollaio di mia nonna. Anch'io quando vado a Belluno prendo quelle del pollaio di mia nonna che sono proprio le... Allora ce ne mettiamo dentro anche questa, che dici? Sì, Senti vaniglia. Senti che profumo. Buono. Ok, poi dopo quel pollaio questo sì. La vaniglia è un po' come lo zafferano, sono quelle cose che sono piccoline e costano un po'. Un botto, sì è vero. Però vabbè, c'è un differenza. profumo, la differenza proprio. E adesso ragazze ci sentiamo fra un paio di minuti perché adesso si frulla. Sotto. La vogliamo lasciare altri 5 minuti? Anche in freezer, però io adesso nel momento c'ho il freezer pieno. Sono le schizze di uovo. Ok, allora aspettiamo 10 minuti che Si rapprenda bene la base. Compattare o va bene? No, va benissimo così. Ok. Adesso ci buttiamo direttamente sopra sta. Vedi i puntini nella vaniglia? Sì. Però sono carini, dai. Sembra una crema comunque. Questa è la parte che va di solito ai bambini? Sì. Adesso la mettiamo in forno e la lasciamo cuocere a 180 gradi, penso sui 50 minuti. Ok, quindi Dopo controlliamo. la controlliamo, dopo. sì, la Devi controlliamo. metterci lo stuzzichino dentro. Ma io veramente faccio così, la dondolo, se vedo che Ok, che è troppo balla, molle. sì. Ok, in forno, ciao. Mettiamo il timer così. 50 minuti. 50 minuti, Perfetto. aspettiamo. A dopo. L'abbiamo tirata fuori, Clio. Esatto. L'abbiamo fatta cuocere 50 minuti più o Circa. meno. Praticamente la prova di Benny è stata vedere se shakerava tanto, se era tipo non andava bene. Quando non è troppo molle vuol dire che è giusta. Il momento è giusto. E l'abbiamo fatta raffreddare, si è rotta, Ma non importa. non importa. Perché tanto o la tagliamo o comunque adesso andremo a fare una glassa sopra che andrà a coprire ovviamente il buco. E quindi andiamo, proviamo a toglierla dallo stampo. Adesso arriva la parte più complicata della ricetta. Aia. Toglierla. Spiegami come fare. Vediamo se ci riusciamo a non romperla col coltello. Sta venendo, sta venendo, sta venendo. Ce l'abbiamo fatta! Sì, vai! è venuta! Figata! Adesso la lasciamo qua un attimo da parte e facciamo la glassa ai frutti di Sì, ai bosco. frutti di bosco, secondo me ci sta bene come abbinamento. Poi siete golosi, ci potete mettere sopra la crema di nocciole. Beh, tu che vieni da New York li conosci tutti, penso, i condimenti per la cheesecake. Però molto spesso la si trova così classica, senza Semplice. niente. Oppure al lato ci mettono un po' di panna, insomma, un mix, dipende. Però secondo me essendo formaggio con un po' di frutta sta molto bene. Ci mettiamo frutti di bosco Congelati. congelati, quindi facciamo cuocere. Zucchero. Zucchero, ce ne mettiamo, io direi un paio di cucchiai. La classica metodo di misurazione del nonne. A un occhio. paio di cucchiai. Paio a occhio. Quanti cavolo! Anche un po' di succo di limone, secondo me. Ad occhio anche quello. Sì, dai, ci mettiamo un paio di cucchiai. Un pizzico. Fanno anche la cremina. Ok. Andiamo. Poi le vuoi mettere direttamente sopra tutta la torta o vuoi tagliare la torta e ognuno si prende quanto ne vuole?
Ma secondo me forse come dici tu il secondo. Potrebbe Quindi essere facciamo, più... già tagliamo 2 pezzettini e poi dopo facciamo appunto, la guarnizione sopra. a parte ci sarà, che se ci sono dei bambini che rompono, che dicono ah la frutta Ma poi io sai la che poi mangio! è brava, possiamo farli pure qualcuno al cioccolato. Sì. Facciamo un po' di glassa sopra. Possiamo sciogliere pure un po' di cioccolato fondente. Buono. Lo mettiamo caldo sopra. Buono. Vado a tagliare proprio dove c'è il buchetto, così che non c'è nessun problema. Facciamo delle porzioni da mini, cioè non troppo grandi, giusto? Ma sì, dai. Da persone che si contengono. Sì. Tanto a rifare il bis è un attimo. Secondo me è venuta la consistenza. Molto carina. Secondo me non è male. Allora, ovvio che adesso è più molle, se dopo la lasciate in frigo e vi piace di più la consistenza un po' più solida, basta lasciarla appunto in frigo un paio d'ore o il giorno dopo, perché non penso che voi vi mangerete mai una torta intera in un giorno. Poi dipende, però vedete, in questo modo nessuno può dire c'è il buco, è sarà fatto... rotta, non se ne accorge più nessuno. Non se ne accorge più nessuno. Ma è alta pasticceria, ragazzi. Se ve lo portano al tavolo al ristorante potete decidere di non pagare il conto. Potete dire io mi rifiuto di pagare. Abbiamo fatto anche la cremina con i frutti di bosco. Senti che profumo di buono. Abbondo, che dici? Vai, vai. Dai. Faccio le decorazioni che mi hai fatto tu nell'altro piatto. Così che neanche questo ce lo pagano. Oltre che la mettiamo tutta sopra. Vai. Tanto ai mariti piacciono i frutti di bosco. Sì. Andiamo all'assaggio. Io parto con la mia. Però devi essere tu a dire se assomiglia veramente È buona. a New York cheesecake, perché io Raga, è buona. l'ho più sentita È dire buona. che E sai che mi piace forse di più con i frutti di bosco perché gli dà quel po' di acidino che secondo me... dai, è buonissima. Non dovevamo solo assaggiarla. Vabbè, alla fine ce la finiamo. Comunque ragazzi, veramente approvata. Facciamo una cosa così. Bravo. Così è più completa. In realtà non volevamo dirvelo, però sono le 5 di pomeriggio, quindi stiamo facendo merenda. Quindi ragazze, provate a farla perché è venuta veramente buona e avete visto che non è stata difficile da fare. Ok. Provata. Della New York cheesecake. Ma che poi? Così. Siamo talmente prese dalla torta che non vogliamo neanche finire il video, però in realtà se vi è piaciuto il video mettete like, mi raccomando seguite sul blog la ricetta e se volete un altro video con me, Clio, la prossima volta vengo a New York, non vengo io qui, vieni tu però a trovarmi. Ok, troviamo quindi... un'altra ricetta, la vengo a fare io a New York. Ok. Mettete mi piace, mi raccomando andate a vedere il canale di Clio che tutti conoscono. Clio Make Up. E buona torta, buona cheesecake. A presto, Ciao. ciao ciao!